Hai mai provato a entrare nella tua email e non ricordavi la password? Hai digitato 3 volte, 3 tentativi falliti e poi quel messaggio: password errata. Un clic su recupera password. Aspetti, niente. Controlli la casella spam, niente. Riprovi, cambi browser, riavvii il telefono e nel frattempo senti montare qualcosa dentro. Una rabbia silenziosa, sorda, quasi imbarazzante. Non è la fine del mondo, ma è irritante. Così tanto che a volte vorresti lanciare il telefono contro il muro. E non sei solo. Ogni giorno milioni di persone vivono piccole tragedie digitali. Wi-Fi che cade durante una riunione importante, un'app che si blocca mentre paghi, un aggiornamento che cancella le impostazioni. Sono eventi minuscoli, eppure accumulandosi logorano la mente. Creano ansia, impazienza, una sensazione costante di essere fuori controllo. Ma cosa succede se ti dicessi che proprio in quei momenti si nasconde un'opportunità? Non per risolvere il problema tecnico, ma per trasformare la tua reazione, per coltivare una forma di saggezza antica, una saggezza che, sorprendentemente, può nascere dalla semplice dimenticanza di una password. È qui che entra in gioco Seneca. Se anche tu ogni tanto ti ritrovi a perdere la calma per cose piccole, forse è perché nessuno ti ha mai detto che quelle piccole frustrazioni sono in realtà porte verso una mente più solida, più libera. E se questo discorso ti sta parlando, allora fermati un secondo. Se questo video ti sta aiutando a vedere con occhi nuovi ciò che sembrava solo fastidio, allora fai 2 piccole cose. Metti un mi piace, perché aiuta il canale a raggiungere altre persone che, come te, cercano un po' di chiarezza in un mondo rumoroso. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti, perché ogni settimana esploriamo insieme un frammento di filosofia antica. Per vivere meglio, oggi, ora, andiamo oltre. Scopriamo chi era Seneca e perché 2000 anni fa aveva già capito tutto di noi. Seneca, filosofo stoico romano del I secolo d.C., non viveva in un mondo di smartphone o wifi. Viveva in un impero dove i messaggi viaggiavano a cavallo, eppure scriveva con una precisione disarmante sui meccanismi della mente umana, soprattutto su uno: come reagiamo all'imprevisto, al contrattempo, all'ostacolo minimo. Per lui, questi momenti non erano banalità, erano prove del carattere. In una lettera ai suoi discepoli diceva: «Non è grande animo quello che sa sopportare solo le grandi sventure». Tradotto oggi, non è resilienza quella che regge solo ai disastri. È resilienza quella che regge alla password dimenticata, alla connessione che salta, al pulsante che non funziona. La tesi di questo video è questa: le piccole frustrazioni moderne non sono incidenti da risolvere, ma occasioni per esercitare la saggezza. E Seneca ci ha lasciato gli strumenti per farlo. Seneca suggeriva una tecnica potente: la premeditatio malorum, la meditazione anticipata del male. No, non per angosciarsi, ma per prepararsi, per togliere al contrattempo il suo potere di sorpresa. Prima di aprire l'email, prima di accendere il computer, ricorda a te stesso: potrei dimenticare la password, potrebbe non funzionare e andrà bene lo stesso, provalo domani mattina. Prima di accendere il laptop, fermati, chiudi gli occhi e ripeti: oggi potrei sbagliare la password. Il wifi potrebbe cadere, un file potrebbe corrompersi e io rimarrò calmo. È un atto di libertà interiore, perché quando accetti che le cose possono andare storte, smisurano il loro potere su di te. Ora voglio darti un esercizio semplice ma rivoluzionario. Si chiama il minuto della saggezza digitale. Funziona così: ogni volta che hai un contrattempo tecnologico, password dimenticata, app che crasha, pagina che non si carica, fermati, non agire subito. Prenditi un minuto, solo uno, e in quel minuto fai queste 3 cose. Respira profondamente per 20 secondi. Inala per 4 secondi, trattieni per 4, eshala per 6. Ripeti. Questo calma il sistema nervoso. Chiediti: è grave o è solo fastidioso? Rispondi ad alta voce. Ti aiuterà a prendere distanza dall'emozione. Ringrazia. Di grazie. Questo è un momento per esercitare la pazienza.
Poi, dopo il minuto, torna all'azione, ma con calma, con chiarezza, con dignità. Fallo per una settimana. Registra i tuoi momenti in un taccuino. Segna quando hai usato il minuto, quando numero, e osserva il cambiamento. Non si tratta di eliminare la frustrazione, si tratta di non lasciarla comandare. Alla fine Seneca non aveva bisogno del Wi-Fi, ma aveva bisogno di qualcosa di più profondo, la pace interiore, e ce l'ha insegnata attraverso le piccole cose. Oggi le piccole cose sono cambiate, ma la lezione no. Ogni volta che dimentichi una password, non è un fallimento, è un invito a rallentare, a respirare, a scegliere. La vera libertà non è avere tutto sotto controllo, è sapere che, anche quando nulla funziona, tu puoi ancora stare bene. Quindi, la prossima volta che il mondo digitale ti tradisce, sorridi, perché hai un vantaggio che Seneca avrebbe invidiato: la possibilità di trasformare un errore in saggezza. Se questo video ti è stato utile, condividilo con qualcuno che ha appena gridato contro il proprio telefono, perché forse anche lui, come te, ha bisogno di ricordare che la calma non è assenza di caos, ma presenza di sé. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Non prometto miracoli, prometto qualcosa di meglio. Coerenza, profondità e un pensiero chiaro ogni settimana. Perché la filosofia non serve a vincere dibattiti, serve a vivere meglio, oggi, domani, e nei momenti in cui dimentichi la password. Grazie per essere arrivato fin qui. Non serve cambiare il mondo. Basta cambiare il modo in cui lo guardi. A presto.